Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di maggio. Abbiamo la carta dell'imperatore, amici della bilancia. È una carta che ci parla di stabilità, ci parla di alcuni ruoli definiti, potrebbe far riferimento anche all'archetipo del padre, però diciamo che potrebbe essere un periodo che ha bisogno di una certa costanza, continuità. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come integrare questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate una consulenza personalizzata. Ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e poi trovate anche sempre nella descrizione il link al video di presentazione del seminario di approfondimento sulle famiglie reali che si terrà a giugno. Comunque ragazzi è tutto sotto nella descrizione, per ogni eventuale informazione aggiuntiva mi potete anche solo scrivere una mail. Allora partiamo da un 3 di spade, re di bastoni, fante di coppe, la carta degli amanti, asso di bastoni, 8 di spade, asso di spade, 3 di coppe, è caduta una carta, la recupero un attimo, e 7 di bastoni. Adesso andiamo a vedere le energie ragazzi, diciamo in generale, cerchiamo di andare a spiegare le carte singolarmente, dopodiché farò i vari esempi tra i single, le persone che sono in una relazione, le relazioni complicate, insomma, andremo a vedere un po' tutto. Allora, partiamo da questo 3 di spade che sinceramente ragazzi è una carta che indica una certa sofferenza, una certa pesantezza del cuore. Andiamo a vederlo. Asso di coppe, eremita e re di spade. Qui ci potrebbe essere qualcuno, ragazzi, che sta soffrendo per la solitudine. Questo indipendentemente dal fatto che siate o no fidanzati. Ci sono anche delle situazioni, delle relazioni dove una persona si sente da sola all'interno della relazione, no? Come se dall'altra parte non ci fosse uno scambio, non ci fosse sufficiente interesse, insomma, sono quelle persone che fanno sempre tutto da sole e si sentono sole all'interno della relazione. Andiamo a vedere il re di bastoni. Sette di pentacoli, 9 di pentacoli, 6 di coppe e 5 di coppe. Ragazzi, devo dire che questo re di bastoni promette bene. Potrebbe essere una persona nuova che conoscete o potrebbe anche essere ehm, per molti è un modo di fare, un atteggiamento che andrete a prendere in funzione del raggiungimento dei vostri obiettivi. Il re di bastoni è sempre una di quelle persone che è pronta a intervenire, che è sempre sull'attenti, che mette a posto tutto, che anche non ha mai tempo. Parentesi. Andiamo a vedere il fante di coppe. Due di spade e 6 di pentacoli. Credo che potrebbe arrivare qualche offerta, ragazzi. Voi avete un 2 di spade, quindi suppongo che non sia proprio così convincente questa offerta. Qualche dubbio potrebbe effettivamente arrivarvi. C'è un 6 di pentacoli
quindi non escludo che potrebbe anche essere un'offerta lavorativa. Andiamo a vedere la carta degli amanti perché è una bellissima carta ed è in una bellissima posizione. Regina di denari. Secondo me c'è il potenziale per far sbocciare un grande amore. L'unica cosa è che è come, adesso andiamo poi a vedere anche le altre. Ah sì, ce l'avete l'otto di spade. È come se pensaste di dover fare tutto da soli, di essere da soli. Questa cosa ce l'ho molto, ehm, molto chiara. Ma vi dirò, avete anche un 9 di pentacoli. Cioè, è che date la sensazione di essere super indipendenti, di poter provvedere voi stessi a prendervi quello che vi serve, non avete bisogno di qualcun altro che vi aiuti, siete piuttosto indipendenti in questo senso. Allora abbiamo la regina di denari, il cavaliere di bastoni e un 7 di coppe per la carta degli amanti. Io qui sento che effettivamente ragazzi può sbocciare qualche cosa di importante e se siete già in una relazione è come se si potesse andare al passo successivo. Da un momento dove si era, diciamo, troppo indipendenti o comunque si sentiva la solitudine o si era abituati a fare tutto da soli, è facile che arrivi qualche tipo di offerta, qualche tipo di proposta per riequilibrare questo stato d'animo. Adesso andiamo a vedere l'asso. Tre di bastoni. E fante di pentacoli. Potrei dirvi ragazzi di abbassare un attimino l'asticella. Io qui ho come la sensazione che abbiate grosse intenzioni, grandi intenzioni, come vi posso dire, grandi ideali. Sì, vi dico, secondo me è il caso di abbassare un po' l'asticella. Andiamo a vedere l'otto di spade. Re di bastoni nuovamente. Credo che qualcuno si sottovaluti ed è come se pensasse o di non meritare l'altro o che, non lo so, ci sono delle persone che magari, facciamo un'ipotesi, una persona viene, un fanciullo, siccome io sono una donna parlo femminile, un fanciullo bellissimo ai tante arriva e voi siete quelle persone che dite, ma questo qua che cosa vuole da me? Ma perché viene da me? E lì c'è subito il dubbio, dov'è il due di spade? Qua del sicuramente vuole solo divertirsi, sicuramente vuole solo giocare, no? C'è come un po' questo momento di... Però, guardate, avete gli amanti, quindi non è detto. Andiamo a vedere l'asso di spade. È il vostro modo di pensare che vi frega. Sento come un non sono abbastanza qua. Allora, l'asso di spade è spiegato da un cavaliere di spade e la luna. Sì, ci sono come dei temi da ripescare, ragazzi, nel mese di maggio. Siccome c'è un asso di spade, potrebbero essere discorsi da riaprire, temi da affrontare, verità da comunicare. Diciamo che se prima si partiva con questo due di spade e dov'è? E la luna e anche sette di coppe effettivamente c'era come qualche dubbio, con questo asso di spade è come se i dubbi si risolvessero, se venissero a galla. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Non mi piace di solito dire la parola ultimatum, però qui un po' la sento, eh. Come se con questo asso di spade ad un certo punto diceste, dunque, adesso le cose stanno così, scegli tu, o di qua o di là. E difatti è uscito anche il carro poi, e questo 7 di bastoni che era già uscito prima. E questo anche è un 7 di bastoni, tra le altre cose. Sento che il mese sarà
diciamo, dedicato a creare una stabilità, una vostra regola, se vogliamo. Ehm, la regola, vi faccio un esempio, potrebbe essere, soprattutto se la persona è nuova, prima ci si vede, ci si conosce, non lo so, il primo appuntamento potrebbe essere un caffè, il secondo appuntamento potrebbe essere una cena, il terzo appuntamento un pomeriggio intero. Insomma, è come se ci fosse una cosa che deve andare per gradi, perché è un po' quello che vi fa sentire sicuri. Tenete presente che comunque voi avete un'asticella tanto alta, cioè pretendete tanto, ho come questa sensazione. E di fatto questa vostra asticella potrebbe portarvi nel mese di maggio a dettare come delle regole o a dare un ultimatum. Ehm, avete due sette di bastoni alla fine della lettura. Sento che lotterete con anima e corpo, ragazzi, per difendere quelle che sono i vostri spazi, le vostre priorità, la vostra stabilità. Allora, partiamo dalle persone che sono single. Devo dire che ci sarà del movimento qui, ragazzi, in questo mese. Potreste conoscere anche più di una persona interessante, devo dire. Per qualcuno si tratta di un revival, quindi può essere qualcuno che avete già conosciuto in passato e che torna, non necessariamente un ex, un conoscente, una conoscente con la quale non siete ancora stati intimi che potrebbe riapparire e potrebbe anche interessarvi, ragazzi. Vi dico, questa persona è ben disposta, ehm, è autonoma, è indipendente, è carina, simpatica, affascinante. Potrebbe veramente nascere qualcosa di bello, di equilibrato, di armonioso. L'unica cosa è che voi vi sento un po', infatti l'energia di partenza era un 3 di spade, abbiamo qui anche un 8 di spade, abbiamo la luna, 7 di coppe, il 2 di spade. Vi sento un po' sottotono, cioè è un po' come l'esempio che ho fatto prima del tipo, ma questo qua o questa qua cosa vuole da me? È troppo bella per me, è troppo per me, no? Oppure io non sono abbastanza per. Questo è un po' quello che vi frega nel mese di maggio a livello mentale, ma per il resto, ragazzi, cercate di vedere come potrebbe essere la relazione con questa persona nel lungo periodo, come gettare le basi per effettivamente costruire qualcosa di duraturo. Mm? Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora ragazzi, io qui sento che potrebbero esplodere dei temi vecchi, cioè situazioni, comportamenti, temi che sono già stati affrontati in passato, potrebbero ritornare, ragazzi. Niente di preoccupante, però sento che, come vi posso spiegare, sarete saldi sulle vostre idee, avete due sette di bastoni alla fine del periodo, quindi sento che lotterete con tutte le vostre forze per portare avanti la vostra verità. Per qualcuno potrebbe arrivare un ultimatum, effettivamente, però tutto sommato non lo sento un mese ehm, preoccupante. Un po' sottotono sì, però ragazzi siete voi che avete l'otto di spade, siete voi che vi state auto boicottando, siete voi che avete questi pensieri negativi che non vi fanno bene fondamentalmente, quindi tagliate un po' di pensieri che potrebbero essere collegati alla paura con questa luna. Cioè come un qualche cosa che non vi lascia tranquilli, mettiamola così. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione più o meno, allora vi dirò, se per caso non siete solo in tre, siete più persone, o se avete il dubbio, ok, siete in due ma avete il dubbio che ci sia una terza persona, mm, io ho la sensazione, ragazzi, che durante il mese farete un po' di tutto per scoprire se effettivamente l'altra persona è solo per voi o se c'è qualcun altro. Datemi due carte per i sette di bastoni.
di nuovo una spada. Sì, però è più, vi dico, il vostro è asso di bastoni. È la vostra mente, la vostra testa che vi porta a pensare, diciamo, cose non proprio non proprio positive, ma perché avete un 8 di spade e partite soprattutto con un 3 di spade. C'è come questa sofferenza che bisogna guarire, che bisogna portare a galla, bisogna aprire il cuore qui. Vi dico, il mese non è male. L'unica cosa che sento è che punterete i piedi nei confronti del o della vostra partner. Per qualcuno effettivamente potrebbe arrivare una verità. Sì, ma sento che comunque lotterete per riprendervi i vostri spazi e il vostro territorio, ragazzi. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Là là, quanti sono? Qui abbiamo una mano di carte. Ah, è come se vi dicesse, ragazzi, visto che state giocando, giocate seriamente, usate delle strategie, non fate vedere agli altri i vostri assi nella manica, cogliete l'occasione. Poi qui abbiamo appuntamenti, ecco, vi parla di incontrare qualcuno, di ricevere appuntamenti, di pianificare. Poi qui abbiamo una carta di abbondanza e vi dice mantieni un mindset positivo, mantieni una mentalità positiva e manifesta esattamente quello che tu vuoi. E poi parla anche di gratitudine e di benedizioni. E poi l'ultima carta parla di camera, vi invita ad imparare dal passato, da quello che avete esperienziato, fatto esperienza sarebbe, e di non sottovalutare neanche la vostra percezione, ragazzi. Probabilmente in questo periodo può essere piuttosto sensibile. Dov'è che avevate la sacerdotessa? Qua. Ci potrebbe essere qualche intuizione effettivamente, anche con la luna. Andiamo a vedere ancora un angelo del cuore. Ok, luna di miele vi invita ad assaporare ogni singolo momento con questa persona. Mm, diciamo, c'è scritto, godi con gioia del tempo trascorso insieme in vacanza. Diciamo che è più bello far l'amore che la guerra, se la vogliamo mettere così. È importante chiarire i punti, diciamo, sospesi, se vogliamo. Ehm, Però soprattutto, insomma, sta arrivando anche l'abbondanza. Godetevi il tempo trascorso con l'altra persona più di ogni altra cosa. Ok, andiamo a vedere gli ultimi due oracoli. Allora, qui abbiamo connessione, carta numero 31, fa vedere come se ci fosse un ponte che esce dal cuore di uno e va nel cuore dell'altro. Quindi è facile, ragazzi, che con questa persona sentiate una forte connessione. E poi abbiamo la carta numero 25, ve la metto qua proprio vicino all'otto di spade perché è un po' la stessa energia di qualcuno che si sente intrappolato, che si sente legato, che vede di non avere alternative. Io credo che le alternative ci siano, con la sacerdotessa potete anche vederle, probabilmente non sapete cosa fare, come muovervi, ma usate maggio come mese di studio, se vogliamo, per capire quale sarà la vostra prossima mossa. Intanto iniziate a raccogliere informazioni con questo asso di spade che parla appunto di verità che vengono a galla. Bene, cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata utile. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per contattarmi per iniziare un percorso individuale basato sulle scusate, basato sulle credenze limitanti, mi potete scrivere una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona.
Lo stesso lavoro lo potete fare anche abbonandovi al canale, anche lì tratto le credenze limitanti, ma in modo un po' più generico, perché chiaramente non ho la persona davanti, non posso fare un lavoro cucito sulla persona. Quindi anche nella sezione degli abbonati potete trovare un sacco di informazioni utili proprio per lavorare sulle credenze limitanti. In più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, ci sono delle meditazioni per sciogliere i blocchi energetici, insomma è tutto quello a cui mi sono avvicinata io in tanti anni durante il mio percorso evolutivo e io semplicemente lo metto a disposizione in quella sezione. Bene ragazzi, detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!